Ehi ciao, io sono Francesco e oggi parleremo di nuovo del madrigale. Volevo innanzitutto salutare tutti i nuovi iscritti, e siete davvero tanti, e ogni volta che qualcuno si iscrive io lo vado a stalkerare per capire più o meno qual è il pubblico che mi segue e siete tutti musicisti e per qualche oscuro motivo siete tutti chitarristi. In molti quadri del Cinquecento non è raro imbattersi in scene come questa. Cosa fanno questi amici? Cantano dei madrigali. Di madrigali ne abbiamo già parlato molto, sono un genere vocale polifonico basato su un testo poetico in italiano che ha avuto una grandissima importanza nella storia della musica e oggi capiremo il perché. Nel Cinquecento vengono stampate moltissime raccolte come queste, libretti lunghi che venivano venduti in serie, ognuno conteneva le note di una delle voci della raccolta, uno per il soprano, uno per il contralto e così via. Li compravano appassionati e dilettanti, era musica da camera. Li potevano cantare una famiglia di mercanti dopo cena o un gruppo di aristocratici durante un pomeriggio passato in campagna. Anche se probabilmente c'era sempre quello che si scordava di studiare la parte. Spesso se mancava una voce si sostituiva con uno strumento, oppure con un gatto. Perché è così importante questa stagione del madrigale del Cinquecento? Perché gli stilemi tipici del madrigale confluiranno poi nella musica strumentale e diventeranno il linguaggio di tutta la musica europea, almeno fino al tardo romanticismo. Mi spiego meglio. Nella frottola, il genere italiano più popolare del Quattrocento, c'è uno stretto legame tra musica e testo, ma non è un legame di tipo espressivo. La musica non ha un valore semantico e infatti le frottole sono strofiche, alla stessa musica può essere sovrapposto qualsiasi testo. Il madrigale sovverte questo rapporto. Nel madrigale la musica suscita affetti, rappresenta il testo. La musica può essere leggera, grave, dolce, adirata. Non dipende più da una forma prestabilita, ma dalle parole che vuole rappresentare. Il madrigale nasce come evoluzione della frottola e del mottetto. Si mettono a punto tutti quegli strumenti comunicativi che suscitano affetti e risposte emotive, psicologiche. Su questa base si andrà a costruire tutto il linguaggio musicale europeo. Il modo in cui un madrigale rappresenta il testo può essere figurativo, onomatopeico, ma anche illustrazione di affetti, rappresentazione di sentimenti o atmosfere. Abbiamo già visto in molti video precedenti come quello sui madrigali di Monteverdi o di Gesualdo, ma facciamo anche altri esempi. Ascoltiamo Scherzando con diletto di Marenzio. Qui il compositore utilizza un madrigalismo, cioè uno stilema tipico di pittura sonora, per rappresentare le onde. Sono onde vivaci, spumeggianti, che nel testo poetico sono animate dalla forza magica di un dio del fiume. Ora ascoltiamo come Monteverdi rappresenta sempre le onde, ma ottenendo un effetto psicologico completamente diverso. Quello di Monteverdi è un mare calmo, quieto, che trasmette un senso di placida serenità. Sentite poi anche il contrasto con i venti. Questo era A un giro sol dei bellocchi lucenti. Le possibilità sono davvero infinite. Un altro livello rappresentativo è quello onomatopeico, cioè quando la musica imita dei suoni. Sentiamo come Marenzio rappresenta degli urli in Dolorosi Martir e osserviamo anche il contrasto tra urli e lamenti, il cui concetto è rappresentato invece con note lunghe e lamentose piene di ritardi e dissonanze. C'è un livello figurativo, uno onomatopeico, ma anche uno astratto o puramente affettivo. Sentiamo come Monteverdi, sempre con l'utilizzo di dissonanze asprissime, colora le parole crudele e ria.
dello stesso madrigale di prima. Certo, quando nascesse così crude eresia, nascesse la Monteverdi, Gesualdo, Marenzio, ma i grandi madrigalisti sono davvero molti, Cipriano de Rore, Verdelò, Arcadelt e altri meno importanti come Costanzo Festa, che è famoso essenzialmente per essere un sosia rinascimentale di Maurizio Costanzo. Analizziamo un madrigale di Monteverdi ora, Ecco mormorar l'onde. Partiamo dal testo poetico di Tasso. Il poeta descrive l'alba, la descrive in un crescendo, si parte da piccoli particolari e si arriva all'immensità dell'aurora e delle montagne con una sensibilità quasi cinematografica. Ecco mormorar l'onde e tremolar le fronde all'aura mattutina e gli arboscelli. Il rumore dell'acqua attraversa tutti questi primi versi, attraverso i suoni come la L o la R, le consonanti liquide. Tutto inizia nell'ombra, i suoni sono molto scuri, molte O. Nel momento in cui appare l'alba, vedrete, i suoni si faranno chiarissimi in un'esplosione di luce. E sopra i verdi rami i vaghi augelli cantar soavemente e rider l'oriente. Ecco già l'alba appare e si specchia nel mare. C'è un'aura epifanica di rivelazione. Tutto inizia con dei versi all'infinito che creano un'atmosfera sospesa. I versi brevi e le anafore, le ripetizioni di ed ecco, creano un ritmo incalzante, rendono questo crescendo incalzante. E rasserena il cielo, e le campagne imperla il dolce gelo, e gli alti monti indora. Oh bella e vaga aurora, l'aura è tua messaggera, e tu dell'aura, che ogni arso cor ristaura. Alla fine Tasso identifica la bellezza vivificante del mattino con la donna amata, Laura. Monteverdi scrive la musica di questo madrigale circa 30 anni dopo, nel secondo libro dei madrigali del 1590. È bellissimo avvicinarsi alla letteratura italiana attraverso il madrigale musicale. Il madrigale nasce infatti anche come forma di esaltazione dell'italiano e del petrarchismo, in un periodo in cui le varie identità nazionali europee maturavano delle forme nazionali identitarie, come la chanson in Francia o il lied in Germania. Il madrigale rappresenta un po' l'espressione della cultura musicale italiana. Ora ascoltiamo come la poesia di Tasso prende vita attraverso la musica di Monteverdi. Monteverdi inizia anche lui nell'ombra e nel silenzio della notte. L'ombra è resa attraverso suoni molto bassi e scuri. All'inizio canta solo una voce. Il mare è calmo, le onde sono piatte, appena increspate proprio sulla parola onde. Tasso parte dal basso e poi sale verso il cielo e i monti. Così Monteverdi innalza la musica dalle note bassissime dell'inizio verso una tessitura più alta quando descrive le fronde degli alberi e le anima oltretutto di un leggero tremolio di crome. Dopodiché entra in scena l'aura mattutina che spira in queste due note bianche molto lunghe. La musica si apre, si rischiara insieme alle prime luci dell'alba. È un'aura vivificante che anima la natura, come un soffio divino. Dopodiché Monteverdi rappresenta il canto degli uccelli, ma in maniera non tanto naturalistica quanto piuttosto trasfigurata, direi. Non si ricerca tanto il madrigalismo quanto
il suscitare un effetto psicologico, emotivo. A me mi ricorda quasi un coro angelico più che il canto degli uccelli. La musica qui è molto leggera, aerea, anche perché il basso, la voce più scura e pesante, non canta. La musica si fa festosa, ci sono quasi due semicori che si rispondono e il ritmo è in qualche modo danzante. Monteverdi rende le anafore incalzanti di Tasso con i suoi strumenti, e cioè l'imitazione ripetuta di frasi musicali molto brevi. Ecco già l'alba appare, ecco già l'alba appare, e si specchia nell'ore. Ora avete abbastanza strumenti, direi, per notare da soli alcune cose. Non temete la sovrainterpretazione, questo è proprio il gioco della musica, è il gioco dell'arte e della cultura. Ok, ora che sono andati tutti via possiamo parlare un po' tra noi, dato che a questo punto del video non ci arriva praticamente nessuno, e i pochi che ci arrivano sono davvero coinvolti da questa cosa. Io penso continuamente di smettere di fare questi video, un po' perché mi sta salendo la crippling depression in questo periodo, I have crippling depression. un po' perché non lo so, mi sembrano, forse non sono divulgativi questi video, sono troppo complessi, sono troppo complessi, non lo so. E oltretutto non so neanche su cosa farli, anzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se avete piacere che io parli di qualche argomento, non so di che parlare, di Bach, di Vivaldi, di invitare magari un clavicembalista, un liuto per parlare dei propri strumenti. Quello che vorrei fare è parlare anche di musica più moderna, ecco, quindi non solo musica antica, parlare anche di Beethoven, di Mahler, di Philip Glass, il più grande compositore vivente, fottiti Arvo Part. Vabbè, intanto vi saluto e vi ricordo di praticare. Se state guardando questo video non state facendo pratica col vostro strumento, ora vado anch'io e ci vediamo al prossimo video. Comunque iscrivetevi per favore.